Ciao Monica, siamo qui con Sabrina. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mi sta mostrando questo metro da sarta, tipo che volteggia nel cielo, creando una specie di spirale. Ti dà autorizzazione? E sì, è come se si volesse liberare da alcune, diciamo così, condizionamenti, alcune fissazioni, inclusa questa, che riguarda appunto la misurazione, quindi alcuni aspetti del corpo, alcune, tra virgolette, sproporzioni che lei percepisce. Vibrazione di Sabrina, prima sua sessione. 4 miliardi, Consapevolezza. 140, Anima. 41, Vite. 2033, Cervello. Capacità medianiche. 9, Suscettibilità ipnotica. 24, Quanto di Sabrina è ancora nella 3D, quanto di Sabrina è già nella 4D. 3D 76. Ok. Progetto di Sabrina. Mi viene indigesto. Ci sono diverse vicende, situazioni della sua vita che non ha digerito, che non ha elaborato. E per come vedo io, anche a livello fisico, risulta questa non assimilazione, diciamo così, corretta delle sue anche magari attraverso dei problemi digestivi che possono anche essere di una scorretta assimilazione. Nome della sua anima. Stella, Del spirito. ruscello. E vediamo le entità eteriche e poi le mentali. La prima entità appartiene al secondo universo ed è un unicorno con il corno dei colori dell'arcobaleno. Mhm. Poi c'è un aracnoide, quindi un ragno nero con una macchia bianca al centro del corpo. A Una, forma di? mm, sembra un cuore. Mm. Poi? Poi c'è una mantide e poi c'è, sembra un lombrico, mm, che a volte la fa proprio sentire un po' così, un po' un verme. Strisciante. Mm, sì. E, ehm, e 3 DL. Ma un verme perché, perché è strisciante, perché striscia per terra. Sì, perché la fa sentire che vale poco. Mm. Ok. Che sai che se si dice sei un verme, cioè sei un mascalzone. No, non in quel senso, nel suo caso non in quel senso. Mentali. Allora, 2 sono in lingua inglese. Allora, la prima si chiama Overnight, durante la notte, ed è, diciamo, di livello 5, grosso modo, e si riferisce in pratica, in parte
una situazione, diciamo così, di buio e di solitudine in cui lei si trova, e in parte anche proprio effettivamente alle sue notti difficili, travagliate, che sottraggono energia alla sua naturale vitalità. E poi c'è un'altra entità mentale che si chiama più a meno, come se si trattasse quasi di una svendita. Lei che si sottovaluta e che di fatto crea intorno a sé delle circostanze in cui viene lei stessa svalutata, no? In un certo senso svenduta, per cui tutte le sue vicende relative all'ambito lavorativo, contratti non rinnovati, attività che falliscono, eccetera. Che livello? E queste 6. L'altra? Era 5 di overnight, e poi l'ultima è misunderstanding, fraintendimento, come se ci fosse questo malinteso che percorre la sua vita. Ci sono dei malintesi non chiariti e neanche del tutto compresi all'interno della sua famiglia, ma anche all'interno, per esempio, delle situazioni sentimentali che si creano, come se rimanesse sempre un qualcosa di non ben spiegato, non ben chiarito, che rimane quindi sospeso, che rimane appunto, come dice il suo progetto, indigesto. Livello? Qua mi dà 7. Ok, basta, sono 3 solo. Sì. Sono, come sempre capita, o come quasi sempre capita, collegati ai 3DL. Sì, sì. I 3DL dove sono nel suo corpo energetico? Se si può rispondere, perché se si muovono sempre, vabbè. Ma se uno legato a overnight è sempre in una zona, vediamolo, così via, no? Non so perché mi porta l'attenzione sulle gambe, sulla parte inferiore del corpo, diciamo così, dal petto in giù. Tutte e Tipo che 3. ruotano intorno alla pancia, no, 2 me ne fa vedere, uno che ruota intorno alla pancia, all'addome, così, e l'altro che ruota intorno alle gambe. L'altro è più intorno alla testa, diciamo. Ok, impianti. C'è tipo un disco, 33 giri, che è collocato sopra la testa. Poi c'è come una specie di byte che è stato costruito male, appunto, e che spinge andando a disturbare proprio le gengive. Eh, Poi tipo un bottone del genere on-off nella zona, sì, direi addominale. Mhm. E poi tipo come se fosse, però io lo vedo a destra, un impianto al ginocchio, ma io lo vedo a destra. Al ginocchio destro. Sì. Ok. Sì, perché Sabrina ha tanti problemi sul lato sinistro. Mm. Va bene, può essere sul lato destro e poi incidere sul lato sinistro, oppure semplicemente ci sarà un motivo. Qual è il motivo? Chiamiamo quella delle entità, l'entità che l'ha messa lì. Chiediamoglielo. Allora, infatti è la mantide che in genere fa, sai, delle cose molto manipolatorie, mistificatrici, no? Fa credere una cosa, poi è un'altra, molto ingannevole la mantide. Ehm, diciamo che Sabrina si concentra molto sulla parte sinistra, non rendendosi conto che magari il problema è a destra.
E questo chiaramente è molto funzionale, no? Per l'entità che vuole sottrarre energia, perché così si pensa che l'origine del problema sia a sinistra. Mm? Ok. Monica, causa esoterica dei problemi anaffettivi nella vita di Sabrina. Allora, questo qui è proprio il classico della terza dimensione. Scegliere una famiglia in cui il livello di consapevolezza è molto diverso dal proprio e per cui c'è proprio difficoltà a comunicare su ogni livello e spesso c'è proprio il disamore come caratteristica della famiglia. E infatti, insomma, sua madre più volte gli ha detto: tu non sei stata desiderata, no? Non volevo che tu nascessi. È proprio il gioco che noi facciamo, dove la terza dimensione è dominata da da queste disarmonie, da questi sentimenti vissuti a bassissima frequenza. Ehm, Ok, si dice che se una madre per mille motivi non desidera un figlio, quel figlio o figlia non avrà con quasi certezza una vita sentimentale soddisfacente. Sì, e questo è giusto perché in un certo senso è come se finché rimaniamo imprigionati nella terza dimensione, noi è come se credessimo che quello che è successo lì è la verità, è come stanno le cose. Se quindi mia mamma non mi ha desiderato, nessuno mi può desiderare, nessuno mi può amare, perché non mi ha amato mia mamma. Ok? Mhm. Quindi siamo noi a rendere vero quello che era il film della terza dimensione e ce lo portiamo dentro la nostra vita. Come mi ha trattato mia mamma, così mi tratta il mio partner, cioè senza vero amore, senza vera comprensione, senza arrivare mai a una complicità profonda. O se mia mamma, che è la persona che dovrebbe volermi bene più di tutti, non mi vuole bene, vuol dire che io non posso meritare questo amore. Sì, certo, perché poi chiaramente Si sempre attivano delle dinamiche di questo tipo. sì, perché un'altra dinamica tipica della terza dimensione è quella di salvare e giustificare comunque i nostri genitori, perché noi abbiamo bisogno di fare questo. Quindi se il mio genitore non mi ha amato, alla fine la colpa è mia. Mm. Chiamiamola la mamma nel cinema. Non so come mai è venuta anche lei legata al fango, come per lei ho visto appunto il lombrico, comunque la terra umida così, lei mi viene come se fosse immersa nel fango, probabilmente impantanata anche lei in una serie di cose sue. Chiamiamo il papà. Ma non so come spiegarti, cioè li vedo proprio molto assenti, molto lontani da lei. Ehm, Faccio proprio fatica, a visualizzarli. Vengono, È vedi come se delle ci fosse, tracce. oh, esatto, come se fosse una fotocopia di una fotocopia di una fotocopia della persona. Fratello, sorella. Fotocopie? Ma allora dunque, la sorella è come anche lei vittima di questo misunderstanding, no? Come se ci fosse stata una sorta, boh, di fraintendimento e tra l'altro non completamente dichiarato né da una parte né dall'altra, no? Quindi è come se fosse anche in un certo senso quasi un po' indispettita, un po' offesa. E il fratello un po', come posso dirti, un po' distratto, un po' assente, un po' preso anche da altre cose. Due figlie.
La grande e la piccola. Sì, sì, certo. Come vedi la piccola? Come se fosse molto curiosa del mondo, ma con, come posso dirti, dei parametri molto personali, non condivisi magari dal resto del mondo. Va bene. Ok, Sabrina, si è scelta una famiglia anaffettiva. Con Ma quale sì, obiettivo? anaffettiva e poi proprio distante dalla sua sensibilità, ecco, dal suo grado di consapevolezza. Mm. E niente di nuovo sul fronte occidentale, nel senso è un elemento comune la quasi totalità delle persone che mi contattano. Quindi siamo un club di sfigati. Anche Sabrina è una sfigata. O un club di persone con opportunità d'oro e con scelte consapevoli che noi stessi abbiamo operato su di noi. Ovviamente, questa seconda opzione che hai detto, Ok. anche perché Sabrina ha proprio questa possibilità di passaggio, no? Dalla terza dimensione caratterizzata da tutto quello che abbiamo visto, alla quarta dimensione in cui lei si accorge di tutte queste dinamiche che non hanno senso, no? Di andare avanti in questo modo. Quindi lei può uscire, ok, da tutto questo disamore. Ehm, L'unica cosa è che è come se dovesse riguardare se stessa in un'altra ottica, in un altro modo, non in questo modo, non so, è un po' ipercritica, ecco. Mm. Ehm, Poi è come E se lei non sentisse di possedere delle risorse importanti, invece le ha? infinitamente sì. Sabrina, posso dire se uno può abitare nel nord, nel centro, nel sud? Posso dire dove abiti? Ok. Sabrina abita nel sud Italia e questo attaccamento alla famiglia è particolarmente tipico del sud Italia. Mm. Molto meno nel nord, una via di mezzo nel centro. Cala, aumenta, cala salendo, aumenta scendendo. Perché? La famiglia. La famiglia è uno dei grandi inganni della terza dimensione, che ci tengono proprio vincolati a una serie di schemi comportamentali, di Perché il passi sud? familiari. Certo, questo è chiaro, ma perché il sud? Il gancio cos'è? La religione? Che forse è un po' più sentita al sud, è molto più importante su un piano sociale. Al sud è fondamentale cosa pensa la gente. Fondamentale. È come se la zona sud, dell'Italia fosse energeticamente, io la vedo così, superiore alla zona nord, per cui hanno dovuto creare tutta una serie di artifici, forte religione, forte senso della famiglia, per far sì che le persone non fossero, non beneficiassero di questa energia che la terra possiede. Chi Perché l'ha deciso? altrimenti Mm. persone che abitano al sud, che quindi hanno questo bonus, ok, dell'energia della terra, sarebbero aumentati decisamente di consapevolezza. Allora c'è stato un gran lavoro per tenere proprio depresse queste zone, anche per esempio con concentrazioni di basi militari. Mm. Mm. Con un background lavorativo Esatto. sfavorevole. Sì, sì, una forte depressione di tipo culturale e lavorativo. Ok, a chi tutte queste PS, tutte noi PS anime ci siamo votati per questo compito? Qual è l'entità in questione qua? Sono in generale le varie forze oscure, proprio che dominano nella terza dimensione, dalle entità del secondo universo alle entità del primo universo.
che vogliono comunque la nostra schiavitù, il nostro assoggettamento a loro, la nostra cecità e sordità. Quali sono? Entità del secondo universo, tutte e tre, inteso come Satana, come Moloch, e come Lucifero. E del primo universo anche, sono tutte lì apposta, per Quindi, bloccarci. diciamo, una qualunque bellissima chiesa barocca del sud Italia, dove si venera Gesù, Maria e Giuseppe, non ha niente di differente da una chiesa che venera Satana. Ho detto una follia? Stringi, stringi. Allora, forse la differenza è data da chi la frequenta, nel senso che chi la frequenta è come vittima di questo, per esempio, per utilizzare una entità mentale di Sabrina, è vittima di questo misunderstanding, ok? Di questo fraintendimento. Per cui i frequentatori ci vanno con le migliori intenzioni, non sapendo di essere ingannati. Mhm. Invece chi frequenta insomma, un culto satanico, luoghi satanici, eccetera, ha decisamente chiaro in mente tutto quanto. Sì, in effetti chi frequenta le chiese dopo quasi la totalità, dopo la messa, non sta bene. Infastidito, è scocciato, mal di testa. Le vecchiette fan delle sono sempre una cozzaglia di malattie, acciacchi, problemi. Sì, anche perché c'è una lotta interiore profonda, no? Perché, sai, l'individuo vorrebbe andare verso un qualcosa di bene, crede di andare verso un qualcosa di bene, in realtà si trova in un contesto che è assolutamente l'opposto. Questo contrasto, questa lotta che si ingaggia, ovviamente procura una serie di disturbi anche fisici. Su questo aspetto bisogna spezzare una lancia sui signori uomini e non sulle signore donne. Spesso c'è lui e lei al sud, lei è assolutamente devota, altrimenti chissà cosa pensa la gente. Lui ci va di malavoglia e poi però lui si ascolta. E al quinto, al secondo, al terzo, al quarto mese che questa cosa va avanti, inizia a dire no, tu vai, fai quello che vuoi, io vado a calcetto perché io non sto bene quando vengo in chiesa. Qualcuno c'è e di solito la coppia è l'uomo. Sì, anche questo però è un altro inganno, nel senso che è come se tanto le entità si spartissero, le persone e quindi anche la divisione tra uomini e donne in base alle loro inclinazioni. Sanno che mediamente le donne sono più, tra virgolette, portate alla compassione, al sacrificio, contrariamente agli uomini che sono più concentrati su loro stessi. Quindi è semplicemente un modo per deviare le persone in maniera diversa, per cui gli uomini magari vengono deviati verso, che ne so, il gioco, verso forme di intrattenimento leggere, ma Calcio. comunque Ok. sì, certo. Sabrina, 7 anni fa cambia religione, dalla religione cattolica alla religione buddista, complice la sorella. Perché? Causa esoterica. Allora, a un certo livello era come cercare una sorta di alleanza familiare, mm, da lei, da Sabrina, sempre cercata, ok? Quindi il fatto di in qualche modo fare un qualcosa caldeggiato dalla sorella poteva sembrare avvicinarsi alla sorella stessa, ok? Ehm, Poi comunque Sabrina è in un processo di graduale liberazione, per cui ha sentito di liberarsi dal gioco della religione cattolica. Di fatto è finito in un altro gioco, perché comunque tanto le religioni hanno religioni che poi va bene, il buddismo non è esattamente una religione, ma comunque ha la funzione di una religione, no? Di tenere sotto scacco le persone, ha visto anche questo inganno, questa sudditanza, questa forma di controllo mentale. Ricordiamo l'entità che c'è dietro il buddismo della Soka Gakkai? Allora, quello che io Me lo posso ricordo. vedere è una mantide, Ah sì, è vero. grosse dimensioni.
Ha un nome questa mantide? Mm, no, adesso mi è venuto Tibet. So. Vive in Tibet, in eterico? Ah sì, In una montagna? esatto, bravo. Infatti vedevo che era grande tanto quanto una montagna. Quale? Non ho idea. Non è l'Everest No, K2, io su è quelli. bravo, vedo una cosa appuntita, con una punta molto accentuata. Eh, K2? Potrebbe. Ok, causa esoterica dell'essersene liberata di queste religioni, dell'aver incontrato queste sessioni. Mm. Vedi, l'anima proprio di Sabrina eh, ha voluto attivare questo processo lento ma inesorabile, inarrestabile. E infatti, piano piano, lei è come se si stesse spogliando mano a mano di tutte quante le maschere. E ovviamente ha lasciato cadere anche questa maschera qui. Lei si trova effettivamente a volte anche in questa situazione di solitudine, anche perché si trova di fronte a persone che invece vorrebbero che lei indossasse delle maschere perché a loro volta loro le indossano. Ma la scelta profonda di Sabrina è quella di abbandonarle una dopo l'altra. Monica 1111, numeri doppi, specialmente questo, causa esoterica. Mi fa vedere proprio lei costantemente di fronte a se stessa, ad affrontare interamente se stessa, la sua vita e le sue scelte. 11-11, proprio come se fosse uno a uno, lei con lei. Ottimo, quello che deve essere, no? Eh sì, Questo significa che deve stare attenta tutti i giorni quando vede 1111, ormai l'abbiamo capito. no, ormai è interiorizzato questo messaggio. Ok, abbiamo fatto una sessione 1111, se non l'avete vista guardatela, cercatela. Dovrebbe essere, è indicizzata, non dovrebbe essere, ma purtroppo il tubo ha deciso di non rispettare più le parole chiave che io metto col cancelletto, secondo le sue regole, e quindi non c'è un bel cavolo di niente di indicizzato, lo scrivete voi nel campo di YouTube. Problemi fisici. Causa esoterica dell'asportazione dell'ovaio sinistro. Mm. Qua mi viene una cosa legata a un senso di indegnità di madre. Cioè, allora, come abbiamo detto, no? Questo senso di rifiuto che lei ha avuto dalla madre è come se le avesse anche fatto sentire ehm, mm, lei stessa, non so come dirti, non degna di essere madre o di essere una madre all'altezza di questo compito. In verità è come se Sabrina sentisse questo senso di non essere degna in vari ambiti, tra cui appunto questo femminile, sia femminile inteso come compagna, da un punto di vista sentimentale, sia da un punto di vista materno. Causa esoterica dei problemi alle gengive, quasi solo lato sinistro. Allora, pensa che a me lei come nome, no? Eh, non mi viene Sabrina, mi viene Gioia. Proprio come se lei avesse una spinta seppellita alla gioia, ma tutta una serie di vicende e di scelte che la portano nel lato opposto. Mhm. Quindi
In realtà la bocca e poi le gengive, che sono comunque legate al sorridere, è come se fossero proprio interferite, e specialmente nel lato sinistro, perché c'è questa grossa, no? Basilare problematica con la madre, che ha colpito, come abbiamo appena detto, la sua stessa femminilità. Esatto. Ma queste sono soltanto baggianate le difficoltà che lei si è messa nella vita. È un gioco virtuale. Eh sì, il punto è che finché noi non lo vediamo, che si tratta di un gioco virtuale e che è proprio fatto a livelli, che siamo noi a scegliere di andare al livello, allo step successivo, allora è tutto vero, e finché noi crediamo che sia tutto vero, tutto quanto rimane cristallizzato e continua a ripetersi, su questa linea qua di coerenza. Allora, io continuo a battere su questa cosa. Cosa pensa la gente è una delle inculate più grandi del mondo. Dovete iniziare a fottervene. Dovete anche mettervi un po' in gioco. C'è sempre in un paese quello o quella che se ne frega completamente, tipo la signora che va in giro vestita con 9 colori diversi, truccata pesantemente e ha i suoi 75 anni. Perché? Perché se ne frega. Non perché sembra una prostituta, perché magari non è stata di facili costumi in gioventù. Se ne frega di cosa pensa la gente. Se ne frega. Bisogna fregarsene. Questa è una delle cose più importanti della zona in cui vive Sabrina. Probabilmente lei se ne frega già, ma lo dico in generale. Sì, sì, in effetti il giudizio degli altri, è proprio una delle caratteristiche di terza dimensione che ci tiene assolutamente assoggettati a un certo schema che non cambia mai. La figlia minore. Ritardo cognitivo e fisico. Perché lei ha scelto così e vuole fare questa esperienza. Causa esoterica della scelta di Sabrina di avere una figlia diversa dagli altri. Non peggio, non meglio, diversa dagli altri. Allora, mi fa vedere questa ehm, figlia come chiusa all'interno di un parallelepipedo di cristallo. Ed è come se Sabrina girasse intorno a questo parallelepipedo, cercasse in un certo senso di spostarlo, di prenderlo fra le mani, e cercare di capire qual è il punto di ingresso per entrare all'interno del parallelepipedo di cristallo ed entrare in interazione profonda e autentica con questa figlia. Ed è come se effettivamente Sabrina avesse l'opportunità di scoprire un nuovo tipo di linguaggio, un nuovo tipo di parametri di conoscenza della realtà attraverso questa esperienza qui. Qual è uno dei modi alternativi di esprimersi per questa bambina? Non so, il disegno, il canto, Mi continua a far vedere i capelli, no? Ehm, C'è un qualcosa per cui se Sabrina tocca i capelli della figlia, si attiva una specie di connessione, perché è come se le mani di Sabrina, che sono collegate al proprio cuore, si collega ai capelli di questa bambina, che sono collegati alla sua testa e quindi ai suoi emisferi cerebrali e al suo liquido cerebrospinale. Quindi Sabrina che le pettina i capelli, che per esempio le trecce, che la carezza alla testa. la concia. Mhm. Questo può essere un modo, ok. L'anima di questa bambina, cosa vuole dire all'anima di Sabrina? È il nostro mondo magico e fatato che tu
puoi conoscere. Perché è come se questa bambina andasse in una direzione molto diversa dalla direzione proposta dalla società, da ciò che è da sempre comunemente conosciuto e richiesto. E quindi questa bambina fa andare Sabrina in un'altra direzione, che è una direzione anche ignota, e un po' oscura, ma è un oscuro che è profondità, non è oscuro nel senso di buio, di negatività. C'è un messaggio di questa bambina alla sorella maggiore. Prendimi per mano, io ti tengo la mano. Un messaggio di questa bambina al padre. Gli sta allungando un lecca-lecca. Un messaggio di questa bambina a se stessa. Sono un fiore nel cemento. Va bene. Vibrazione di questa bambina. Allora, è un po' strano perché quando cerco la vibrazione in base ai miei parametri, poi lei me la scioglie, perché avevo letto all'inizio 21 miliardi, poi lei me l'ha sciolta. Me l'ha come mi ha liquefatta la Te l'ha cifra. nascosta. Perché? Liquefatta. Non vuole E no, è come se essere? mi volesse far entrare in un altro campo. Vediamolo. E La è un seguiamo. campo in cui questi numeri sono un pretesto, cioè mi fa vedere lei tipo come se fosse che salta all'interno di, oddio, come faccio a spiegarlo? Cammina e salta all'interno di, sembra un tappeto elastico che però è fatto di natura, perché vedo dei funghi, vedo dell'erba, però sembra un tappeto elastico a me. È come se mi facesse vedere che in questo suo campo non c'è spazio per questi tipi di cifre, di schemi. C'è spazio per cosa? L'incredibile. Monica, nella lettura che io non condivido, bambini indaco, bambini cristalli, bambini arcobaleno, lei cos'è? Dio, non so perché me la lega alla roccia. Un qualcosa legato alla roccia, dei cristalli. Sì, allora forse cristallo. Ok. Va bene, torniamo a Sabrina. Allora, la causa esoterica dei rapporti anaffettivi l'abbiamo vista. Quella legata al lavoro è la più a meno. Mm. Ok. E la causa esoterica della vita sociale, sentimentale, inesistente? Allora, la spiegazione è multifattoriale. mm. Allora, c'è questa overnight come entità mentale che la fa stare appunto in questo buio, in questa solitudine, isolamento. Però di fatto è perché fondamentalmente lei ancora un po' legata a queste dinamiche di terza dimensione, si aggancia a delle persone che hanno una consapevolezza bassa, per cui di fatto non scatta una compatibilità, per cui non c'è la possibilità di costruire davvero qualcosa insieme, uno spazio comune. Perché è come se ancora lei, in questo suo processo di autosvalutazione,
andasse a chiedere l'approvazione, il benestare a delle persone che in verità sono di tutt'altra consapevolezza e per cui non potranno mai dargliela questa autorizzazione, questa approvazione. Ok. Chiamiamo nel portale aureo, davanti al portale aureo aperto, la nonna materna e l'amica mancata 5 anni fa. Allora, la nonna materna la vedo nel portale aureo, perché mi sembra quasi una luce rosa, bianca e rosa. Come se mi facesse vedere, quindi è giusto, lei ha vissuto probabilmente la seconda guerra mondiale perché mi ha fatto vedere come delle immagini di, non so come dirti, di superamento di certe problematiche, di certi traumi, soprattutto dovuti, non so come dirti, alla carenza. Però in tutti questi anni in cui lei, sono passati molti anni, diciamo, dalla sua morte, è come se avesse fatto questo lavoro qui, di superamento di questi traumi pregressi. L'amica me la dà come penso che abbia avuto davvero tante sofferenze, perché me la presenta come un po' bersagliata nel corpo. Dov'è adesso? Molto sollevata di essersi liberata di quel corpo dolente, ammalato, e la vedo proprio sotto forma di, come se fosse una farfalla. L'amica, anche la nonna, ma l'amica sapeva che oggi sarebbe stata chiamata? No, allora, la nonna la vedo come già completamente, per dirti, risolta, che ha fatto tutto un percorso, no? L'amica è come se in verità fosse, sì, ma non proprio in maniera costante, no? Però saltuariamente è in connessione con Sabrina, per cui sì che lo sapeva. Questa cosa è avvenuta nel momento in cui Sabrina ha scritto i suoi punti, quindi ha scritto chiamo la mia amica mancata 5 anni fa, e in quell'istante che lei si fa viva, No. cioè che lei si presenta? No. No, no, Quando? secondo me accade ogni tanto, magari anche quando meno Sabrina se l'aspetta, è come se in qualche modo si affaccia, si fa sentire, ecco, trova un suo modo di farsi sentire e di fatto a un certo livello hanno preso questo accordo, ok? Cioè non è che Sabrina ha deciso da sola, chiamerò la mia amica, ok? Come se fosse stata una decisione comune. E quando si è sentita chiamare? Adesso che l'abbiamo chiamata? O prima che lei ha esposto i punti? Non è proprio, cioè non funziona così, secondo me. Ok. M- Questa mm. è una concezione nostra che siamo qua su questa dimensione. Messaggio della nonna. E poi non la disturbiamo più perché è già dentro il portale aureo. Hai prodotto uno scatto familiare. Brava. In che senso? Riscatto, riscatto familiare. Sì, perché è come se Sabrina avesse sciolto certe catene familiari. Ok. Messaggio dell'amica.
Non è finita la nostra amicizia, continua in un modo diverso e tu lo sai. In che modo? Eh, Non lo so, è come se ci fosse una sorta di scambio di intuizioni. È come, siccome tanto anche il lavoro di evoluzione di questa amica procede e, e quando arriva ad un'intuizione, a una comprensione, è come se venisse scambiata con Sabrina e viceversa. Ok, il messaggio della nonna non è tanto 3D. Dove sta andando la nonna? Verso la 3D o la 4D? Non l'ho visto, tu dici? L'hai visto come 3D? Il riscatto familiare. Abbiamo appena detto Eh, che la famiglia conta meno di zero. è un linguaggio utilizzato per noi, però è come dire che Sabrina sta uscendo dal gioco. Ok. Dove sta andando la nonna? Un disincarnato oggi, la nonna di Sabrina o chiunque altri, dove va? Verso la 3 o la 4? O dipende? Allora, oddio, un po' di, non lo so, poi è una visione mia, a quella che mi consente la mia anima attualmente di vedere, non è detto che sia corretta, però per come la vedo io, è vero che c'è una specie di, cioè io vedo un 8, no? L'8 è la matrix per intero, dove un cerchio è rappresentato, diciamo, dalla dimensione terrena, l'altro cerchio è rappresentato, chiamiamola, dalla dimensione ultraterrena, invisibile, ok? Ehm, eh, il discorso 3D, 4D, 5D, io lo vedo più collegato alla dimensione terrena perché i nostri veicoli, il corpo e la mente, sono quelli che rendono più faticoso, diciamo così, il passaggio, no? Mentre per chi non ha un corpo, mh, ci sono dei livelli diversi, non so se è uguale 3D, 4D. Mhm. Non E so, la adesso nonna io, di Sabrina dove va? In questo no, caso io specifico. lei è come se avesse abbandonato una serie di cose vecchie, ok? Di corpi, chiamiamoli così, che non è più il corpo fisico, sono altri corpi. E per me lei era già nel portale Aura. Va bene. Salutiamo l'amica, risalutiamo la nonna Mhm. e, come sempre facciamo, stiamo per andare al cluster dove ci sono i contratti di Sabrina. Sì, sì, alla fine, alla fine. Andiamoci, poi facciamo alcune considerazioni. Un muro di mattoni. Il suo cluster è così, un alto muro. E che ne fa? E lo vuole abbattere prima. Prende tipo un piccone per abbattere questo muro, che è quello in un certo senso che la separa dalla vera se stessa. E butta via tutto, tutte le macerie e anche il piccone dentro un portale definitivo. Qua cosa mette al suo posto? È come se fosse andata tipo a fare, non ho capito se ha fatto una corsa o se è andata in bicicletta
e l'energia che ha tirato su attraverso questa corsa, attraverso questa pedalata, è la sostanza da cui è composto l'ad eternum. E come è fatto? È come se fosse una specie di vortice che ha al centro un fiore. Avatar, come lo vedi? È come un cartello, era rimasto un cartello di quelli tipo, sai, delle manifestazioni, con su scritto famiglia, è rimasto questo. Lei non vuole più questo tipo di blocco, di condizionamento, di forma di manipolazione. E quindi butta via dentro il portale definitivo, che non significa che lei chiude i rapporti con la famiglia, Certo. assolutamente. No, non è questo che intendiamo. Non considera la famiglia fondante, importantissima e un elemento che la contraddistingue e quindi insomma se uno è nato con una famiglia sventurata noi siamo sventurati di Mm. riflesso, perché questo è quello che pensa la gente, questo è quello che è il giudizio degli altri. Mm. Bene, vediamo i nuovi valori, vibrazione, 190, consapevolezza, 174, anima, 57, vite, 1879, cervello, 10.2, mm, suscettibilità ipnotica, 50, e 3-4D. 48, 3D. Ottimi valori. Entità eteriche, mentali e impianti ci sono? No? Ok, esiste la fiamma di Sabrina? No, attualmente io non la vedo. Ok, questa è una cosa però molto importante. Allora, Sabrina è molto autoironica in questo momento, come dire, ma è una gioia. Noi abbiamo tolto le entità, noi abbiamo fatto la pulizia energetica. Da adesso in poi Sabrina sta a casa, guarda Canale 5 e aspetta i risultati. Poi ogni tanto si guarda allo specchio e dice: Ma sono dimagrita, non ha funzionato. Ma un attimo, però qui io non sento niente che è cambiato. Se così facesse, cosa succederebbe sul fronte interferenze? Punta a capo. Cioè, fuori dalla porta sua avrebbe mantidi, lupi, mostri, demoni. Bisogna aver paura. Ma no, io non la vedo così lei. Cioè, nel senso, quando tu hai detto mai una gioia, io vedo che il suo nome è Gioia, pensa a te. Sì. Il fatto che adesso lei non abbia una fiamma definita, in fin dei conti, è proprio perché è tutta da costruire sulla base, della nuova Sabrina, che è Gioia. La nuova Sabrina è Gioia. Quindi creerà lei la fiamma che più preferisce. Quindi con le nuove condizioni potrebbe esserci una fiamma. Certamente, sicuramente. In questo istante non c'è. Esatto, ma perché è da creare, non perché significa che quel vuoto rimane vuoto. Quindi la maledizione di una mamma che non ti vuole e quindi tu sarai sempre single o con partner disgraziati non esiste. Ma no, è solo una bugia quella, una delle tante bugie. C'è solo la maledizione della luna nera. La luna nera.
Sarebbe bello intitolarla La Luna Nera, questa sessione. E invece sarà mai una gioia. Ok, secondo me adesso se andiamo a rivedere la fiamma, proprio questo zero di nulla non c'è più. No, infatti adesso me la dà al nord, Ma come? sotto E la poi 5 pioggia. minuti sotto la Sì, pioggia, sotto la pioggia. che ha una causa esoterica. La pioggia? Mm? Non ne sono così sicura perché mi fa solo vedere che mm, mm, cioè ovviamente non è naturale, ok? È come se fosse un'altra fase. Dopo la fase del fuoco c'è la fase dell'acqua. Abbiamo attraversato l'anno precedente la fase del fuoco, tanti incendi, caldo, eccetera. Adesso c'è la fase dell'acqua. Quando finirà? Eh, Eh? non lo so. Ah, ho capito mai. No, 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 ci mancherebbe. Compratevi una barca, tenetevela nel giardino di casa. Non lo sai? Non lo sai, non No, lo vedi? no, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Ok, messaggio finale di Sabrina all'unica a cui deve lasciare un messaggio finale. Scelga lei. Sabrina stessa, certo. La mia vita è un meraviglioso intarsio prezioso. Ne vado fiera e riconosco di essere l'intero mosaico. Monica, intarsio a forma di? Lo sta creando, è in fase di formazione, ok? Eh, È come se fosse un imbuto, Ok, come la vedi? come se si fosse tolta 15 anni di dosso, e quindi come se si fosse alleggerita. Mm, Fortemente. sì. Va bene. Sei pronta a tornare? Sì.